Alla domenica a casa mia la lasagna, la pasta al forno, le crespelle sono d'obbligo. Pasta al forno va particolarmente, soprattutto tipo i maccheroni così, però anche la lasagna. Un bel ragù, facciamo un bel ragù semplice, senza tante pretese. Un bel ragù, sedano, carote, cipolle, una carne magra, poi un po' di besciamella, un po' di formaggio, un po' di mozzarella, un po' di piselli, quello che c'è in frigorifero, svuoto tutto, la preparo magari anche al sabato e poi alla domenica la metto in forno e per mezzogiorno è pronta. Quindi le verdure tagliate a cubettini piccoli, grossi, come preferite, medi, tritati, invisibili, come preferite. Io li lascerei un po' grossi, anzi li lascio un po' grossi, così almeno si vedono. Quindi carote, sedano, quel cuore di sedano, guardate che bello, questo qui lo potete mettere dentro anche quasi intero. Comunque faccio dei bastoncini con tutto quanto, la cipolla la tengo per ultima, perché quella mi fa piangere, se la taglio adesso poi faccio tutto il tempo delle altre verdure a piangermi addosso. Cipolla, via un pezzettino e dopo vi faccio vedere a cosa ci serve. E la tritiamo abbastanza grossolanamente anche lei. Ecco la cipolla, se volete potete usare la cipolla bianca, cipolla bionda, cipolla rossa, il porro, quello che più scalogno, quello che più vi piace, tritata grossa, tritata fina. Rosmarino fresco, appena pescato, Va bene anche quello secco se volete, però si fa un po' più fatica a tritarlo. Questo invece lo trito fine, perché se no dopo ve lo trovate in bocca potrebbe dare fastidio. Eccolo qua, potete metterci anche un po' di salvia se volete. Chiodi di garofano, se li mettiamo dentro così poi ce li troviamo in bocca, danno fastidio, quindi o vanno schiacciati e tritati fini, oppure li infizzate su un pezzo di cipolla, così facciamo cuocere nel ragù e poi dopo li tiriamo fuori, li troviamo, altrimenti mica li troviamo più. Dentro anche loro, un po' di olio, col cosino qui, col ciuccio, così ne va giù poco. Se sentite rumori strani, zampa, che si lecca, sbava, che lui quando cucino si piazza qui sotto e finché non gli mollo qualcosa non se ne va. Andiamo sui fornelli. Facciamo rosolare le verdure per 2-3 minuti finché non sono un po' stufate, un po' trasparenti, un po' appassite. Quando vedete le verdure che cominciano ad attaccare un po', diventano un po' trasparenti, è ora di metterci la carne. Io utilizzo una carne macinata leggermente grassa, potete usare il maiale, potete usare il misto, anche con il pollo, anche con il prosciutto, quello che volete. Fate caso che ho messo la stessa quantità di verdure e di carne, anzi forse sono più le verdure della carne, perché viene molto saporito, anche quello è a piacere. Fate rosolare. In questa fase è la più importante del ragù secondo me, perché in questa fase si sgrana bene la carne, perché cuoce, quindi è importante girare, non lasciarla lì povera, sola e abbandonata al suo triste destino, ma bisogna disfarla un po' per bene, così si sgrana bene, si insaporisce per bene. Come vedete le verdure sono grosse, ma state tranquilli che dopo non si vedranno così tanto. Ogni paese che vai, ogni casa che vai, ogni cortile ha la sua ricetta del ragù, soprattutto in centro Italia, quindi fatelo un po' come volete, mi raccomando, non sgridatevi. Dopo circa 4-5 minuti la carne sarà rosolata, smetterà di cacciare acqua e sarà tutta bella sgranata. A questo punto possiamo aggiungere il vino, potete usare il vino bianco, ma sarebbe meglio quello rosso, un bel vino corposo che dà un bel po' di sapore, abbastanza abbondante. Qui siamo circa sul mezzo chilo di carne, mezzo chilo di verdura e ci ho messo 300 ml di vino rosso, quindi abbastanza abbondante. Facciamo sale, non tanto perché il sale si fa sempre in tempo ad aggiungere. Pepe, come se non ci fosse un domani, va a gusti, io ne metto tanto. Un bel cucchiaio grande di triplo concentrato di pomodoro, che viene più dolce. Ci metto anche un bel bicchiere di passata che ho fatto quest'estate, mischiettina. Poi ci metto meno di mezzo litro di acqua, circa 300 ml, così gli passano i bollori. Ha smesso di bollire subito, ma adesso ricomincia a bollire. Vedete che è abbastanza liquido, il concentrato gli ha dato un bel colore bello forte, bello intenso. Vedete?
quindi il pomodoro che gli ho messo alla fine era proprio una cosa in più perché ce l'avevo aperto in frigorifero, allora l'ho buttato dentro, però il concentrato basta e avanza. La differenza tra il concentrato e il pomodoro è che il concentrato non ha i semi, è più dolce e cuoce prima. Ora bisogna farlo bollire. Sta già bollendo, queste pentole qui sono incredibili. Allora, abbassare il fuoco appena vedete che inizia a bollire, abbassiamo al minimo e gli mettiamo il coperchio, deve cuocere lentamente per almeno un'ora. Preparo mezzo litro di latte, quindi pentola, freddo, siamo a freddo, pentola fredda, latte freddo, mezzo litro. Pesiamo circa 40 grammi di farina o di maizena se non volete usare la farina, ecco, 41, facciamo un po' di più via, densino, 43 grammi, comunque 40 bastano. Sciogliamo la farina e il latte freddo. Gli iscritti al canale conoscono sta ricetta, la besciamella furba l'hanno già vista 1000 volte, però io devo spiegarla anche per quelli nuovi. Quindi sciogliere subito la farina o l'amido che avete scelto, non usare la fecola perché la fecola di patate vi viene bavosa, usate la maizena, l'amido di mais oppure la farina, scioglierlo nel latte freddo, tranquilli che grumi non li fa, neanche morto, scioglierlo bene. Ok, accendere il fornello, usate l'acciaio per fare la besciamella, non usate il rame o l'alluminio, se no vi viene verde, vi viene gialla, grigia, di tutti i colori e poi prende un brutto sapore. Col ferro usate l'acciaio, un po' di noce moscata, anzi abbondante noce moscata che mi piace, buona noce moscata. Ora bisogna girare, non andate a fare il letto, accendere la musica, ballare, fare la doccia. Quando si fa la besciamella in questo modo bisogna stare davanti, se non vogliono 2 minuti, poi bisogna girare. Un po' di sale, poco, che manda sulla pressione. La rapanella dice che manda anche sulla pressione e fa ritenzione idrica il sale, quindi io non so neanche cosa sia, però fate voi. Qualcuno mi ha sgridato che utilizzo le fruste di ferro che fanno rumore. Ragazzi, questa c'ho, me ne regalate una di quelle di plastica. Io non ho messo né burro né olio, però se volete mettetelo. Vedete com'è bello? Ecco, adesso via dal fuoco e andiamo avanti a mischiare per ancora 30-40 secondi, un minuto, perché i fondi di queste pentole sono molto caldi e continuano a mandare fuori caldo per un minuto, anche di più, e quindi se la lasciate lì poi magari vi si attacca o vi fa i grumi, quindi girate ancora un attimino. È cotto. Densità, vedete? Bella liscia, non c'è neanche un grumino, neanche a farla apposta. Densità perfetta, poi raffreddandosi diventerà ancora più densa, comunque va bene per fare la pasta al forno. Ora la lasciamo qui, coperchio, così non fa la pelle sopra, ma anche se la fa non succede mica niente. E aspettiamo il ragù. Passata una mezz'ora ci dobbiamo mettere i piselli, se volete, potete mettere anche altre cose come i funghi, i carciofi, ma dopo. Adesso i piselli, che siano freschi o surgelati e non quelli in scatola che non sono buoni. Così il ragù prende anche un bellissimo sapore e lo facciamo ricominciare a bollire, coperchio, e gli facciamo fare un'altra mezz'ora. Totale questo ragù da quando comincia a bollire circa un'ora in totale. Ragù pronto. Allora, vedete com'è bello denso? Non è liquido, è perfetto, preciso. Allora, se ne avete fatto una montagna, tenetevi via un po' in frigorifero per farci la pasta ragù domani, dopodomani, quando capita. In questo caso l'ho fatto abbastanza giusto, quindi ne tiro via un po' da mettere sopra la pasta al forno, dopo, prima di infornare. È facoltativo, non è che bisogna farlo per forza, è solo una questione estetica. E ricordatevi di tirar via, vi ricordate che ho di garofano nella cipolla? Ecco, ricordatevi di tirarli via. Besciamella, ricordate? Eccola qui, col coperchio, la buttiamo dentro, tutta, senza pietà, tanto era mezzo litro, non è che era poi così tanta. Ecco. Tiriamola giù bene tutta, si butta via niente. Ora mi vedete spesso aggiungere la pancetta affumicata nei miei piatti perché ai miei figli e ai miei ragazzi piace molto. Potete metterci della pancetta affumicata, potete metterci del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, quello che volete, anche dei funghi trifolati, dei carciofi saltati, qualsiasi cosa, aggiungete quello che vi piace, fate delle belle polpettine golose, delle polpettine di carne, le friggete, le mettete dentro, dell'uovo sodo tagliato a fette e lo aggiungiamo dentro nella pasta al forno. Vedete quanto bel condimento, bello denso, abbondante. Abbondante deve essere, perché dopo la pasta ve l'asciuga, molto abbondante. E l'acqua bolle. Buttiamo la pasta. Sono molto al dente, sono piuttosto croccantini.
vedete, si piegano appena appena senza rompersi, sono perfetti, però sono anche un po' duretti perché dopo finiscono di cuocere nel sugo, che lo devono assorbire. Questo è il momento giusto, se per caso avete fatto un sugo troppo denso, di aggiungere magari un mestolo di acqua di cottura della pasta. E adesso è facile, bisogna soltanto mischiare dal basso verso l'alto. Potete fare anche i tortellini con questo sistema qua. Allora, io qui dentro ci devo mettere ancora la mozzarella, ma non la metto subito, perché sennò incomincia a fare fili, ci incasiniamo tutti, un casino. Allora cosa faccio? Prima la mischio, la mozzarella la metto proprio all'ultimo secondo. Guardate che belli, si vedono i pezzettini di verdura, di carne, guardate come veste bene il ragù, come veste bene i maccheroni, pezzettini di pancetta, di prosciutto, di quello che volete. Ora qua noi ci mettiamo la metà del formaggio grana, ho grattugiato circa 60-70 grammi di formaggio grana, di quello buono, Non usatemi quelle bustine con dentro quei miscugli strani che non si sa che cosa c'è dentro. E poi ci butto dentro tutta la mozzarella, e mischiamo e rovesciamo velocemente. Dentro una bella pirofila di terracotta o in Pirex, non usatemi l'alluminio qua. Guardate la quantità, sono andato giusto, sono o non sono fortunato? Ora distribuiamo democraticamente, equamente, solidariamente tutto il sugo, il condimento per bene, via, 4 colpi. Vi ricordate il ragù che avevamo tenuto da parte via prima? Allora, via chiodi di garofano, che sono ancora in giro, e metto sopra il ragù, perché sopra mi piace così, che si vede di più il ragù, che si vede di più i piselli, pezzettini di carota, sono viziato. E ci metto sopra il formaggio grana rimanente, ben distribuito, senza esagerare, sennò viene fuori un mappazzone che non finisce più. Appena un po'. Ecco fatto. 40 minuti, 180 gradi ed è venuta fuori questa meraviglia qua, che scotta. La fine del mondo. E non ci resta che mangiarla. A tavola! Prima che arrivano i lupi vi faccio vedere, guardate che meraviglia, guardate il ragù sopra che abbiamo aggiunto alla fine, come ha arricchito molto tutto quanto, e viene su un profumo che è la fine del mondo, dovete farla assolutamente.